Ciao a tutti, eccomi di nuovo. Ne approfitto per rispondere a una domanda che mi è stata fatta, poi facciamo i conti e poi vi parlo della soluzione a un problema che avevo. Mi è stato chiesto come mai fare 3 video, cioè video diversi, separati, di tutti i mesi dei conti, soprattutto quelli arretrati. E la risposta, le risposte sono, cioè i motivi principali sono 3. Prima cosa, per una questione di ordine, ritengo più ordinati video separati piuttosto che un video unico di tutti i mesi contemporaneamente, soprattutto per me, se devo andare a rivedere un certo mese, dei conti di un certo mese, per esempio lo stesso mese l'anno successivo, e riguardando il mese dell'anno precedente, lo stesso mese dell'anno precedente, è più facile se sono tutti separati ed è più ordinato, ovviamente, fare i conti in questa maniera, perché appunto i mesi rimangono separati. E in più, siccome le spese le specifico anche, diciamo, dicendo come ho speso i soldi o come ho incassato i soldi, mettere tutti insieme appunto 6 mesi sarebbe confusionario. Il secondo motivo è per una questione di lunghezza, cioè non tutti i video dei conti interessano. Alcuni me li hanno chiesti, diciamo, sono dei video che faccio perché ho avuto richieste, ma non a tutti interessano. Quindi fare video brevi è meglio che fare un video lungo che è più noioso, soprattutto se appunto non interessa. Poi, come ultima ragione, l'ultimo motivo, diciamo, è che approfitto di questi video, proprio del numero di video che devo fare, cioè uno per ogni mese, per dare per fare degli aggiornamenti. Come avete visto anche per la puntata precedente, faccio un'introduzione, una piccola introduzione come questa che sto facendo prima dei conti, e poi una notizia di aggiornamento dopo i conti, con in mezzo i conti. I conti, così se il video dei conti è poco interessante per qualcuno, lo diventa grazie alle informazioni in più che aggiungo. Questo ho pensato. Per questo motivo ho aggiunto anche quella paginetta iniziale che avete visto sia in questo video poco fa che nel video precedente, con una specie di indice dove ci sono i minuti in cui parte la diversa sezione. In questa maniera chiunque per esempio non è interessato ai conti può saltare direttamente al punto dell'informazione che magari gli interessa di più. Ora veniamo agli effettivi conti di maggio. Come al solito alla vostra sinistra faccio apparire i conti del mese precedente, alla vostra destra faccio apparire i conti di maggio mano a mano che ve li dico. Nessuna modifica nei debiti. I conti del canale, come il mese precedente, sono a 0 incassi e 0 spese. I conti privati sono le spese 25 euro
e ho sbagliato, gli incassi 25 euro e le spese 70 euro. Il bilancio totale quindi è 6 euro e la situazione dei debiti è invariata rispetto a maggio 2353 in negativo. Per quanto riguarda la descrizione delle spese degli incassi, gli incassi sono stati un altro apparecchio elettronico venduto, una roba da poco, le spese, solito il cibo e poi le spese di spedizione di questo apparecchio elettronico. Come ultimo argomento vi parlo di un problema che affliggeva il mio telefono. Ve ne avevo accennato ma non ne avevo parlato molto, e siccome la soluzione è stata casuale, cioè l'ho trovata appunto per caso e inaspettata, perché appunto non mi aspettavo che funzionasse la soluzione che mi è stato detto di provare, perché non è farina del mio sacco, allora magari può essere interessante da condividere. Allora, il telefono è un HTC Desire HD vecchio di 8 anni, no, sì, 8 anni, 7-8 anni, vabbè, Android. Siccome il telefono appunto ha questa età, gli aggiornamenti del sistema operativo Android si sarebbero fermati, quelli ufficiali, alla versione 3.5, mi sembra che siamo la 8, la 9. La versione 3.5 però, come tutte le versioni, prima o poi non sono più compatibili con le nuove versioni di programmi, di app. Quindi avevo fatto un aggiornamento mettendo una nuova versione di sistema operativo, quindi adesso ho la 4.4 di versione, più di questa non riesco a trovare, cioè non c'è la versione 5 per questo telefono, perché già le versioni successive a quella ufficiale la fanno gli appassionati programmatori, e bisogna trovare un appassionato che si tiene un telefono così tanto tempo e non c'è. Quindi malgrado si possano aggiornare fino a un certo fino a una certa versione, poi alla fine bisogna fermarsi all'ultima versione disponibile, che appunto adesso è la 4.4. Malgrado tutto, malgrado la 4.4, alcune applicazioni sono troppo nuove, alcune applicazioni disponibili ora che mi servono sono troppo nuove rispetto a questa versione del sistema operativo, quindi ci è voluto un po' per capirlo, per scoprirlo, forse l'avevo già anche accennato in un video. La soluzione era stata non farle più aggiornare. Siccome una versione più vecchia di una certa app funzionava, una versione più nuova causava problemi, se io forzavo l'installazione di una versione più vecchia e poi non la facevo aggiornare, avevo risolto il problema, il telefono funzionava correttamente. Il problema era del telefono che si riavviava da solo, anche durante l'uso, durante una telefonata, durante una chat con WhatsApp, durante qualsiasi attività capitavano dei reset. Quindi anche durante nessuna attività, anche quando stava fermo, quindi anche durante, per esempio, l'uso del telefono come hotspot internet, come ho fatto vedere in un video, navigando per esempio dal computer, dal camper, con il computer portatile e con internet distribuita, diciamo, al computer dal telefono. Capitava che mentre stavo lavorando si resettava il telefono e quindi mi cadeva la linea internet. La soluzione appunto era non aggiornare le applicazioni, però c'era un problema, che a un certo punto WhatsApp dice che l'applicazione deve essere per forza aggiornata, quindi forza l'aggiornamento.
Quindi se l'aggiornamento non è più compatibile con la vecchia versione del sistema operativo, capite anche voi che bisogna cambiare il telefono. Questa è la famosa obsolescenza programmata, cioè il fatto di fare un'applicazione che non è più compatibile con i vecchi sistemi operativi forza gli utenti a cambiare il telefono, in questo caso il telefono. La stessa cosa succede con i computer. Il problema appunto era apparso con WhatsApp. WhatsApp mi diceva a un certo punto: guarda, mi devi per forza aggiornare. Il Google Play mi diceva che per la versione 4.4 di Android la versione corrente di WhatsApp non era più compatibile e quindi l'unica soluzione sarebbe stata cambiare il telefono. Ovviamente sapete già qual è il problema, visti i conti anche di questo mese, di maggio. Il problema era cambiare il telefono. Non mi interessa perché funziona perfettamente e non ho la possibilità di cambiare il telefono per il momento. Quindi dovevo cercare di risolvere, oppure fare a meno di WhatsApp, che WhatsApp, soprattutto per comunicare con i miei parenti e amici, oppure per gestire anche le inserzioni per vendere le cose che ho in vendita, mi serve, è l'unica cosa che uso. Non uso quasi il telefono, le chiamate vocali, uso soprattutto WhatsApp, quindi è importante per me averlo funzionante. Allora mi sono deciso a provare a chiamare l'assistenza, a scrivere all'assistenza di WhatsApp, spiegandogli la cosa, dicendogli proprio che dai miei test non solo l'ultima versione non era più compatibile con il nuovo sistema operativo e io non potevo cambiare il telefono, ma oltretutto anche le versioni precedenti non potevo aggiornarle, perché appena arrivava una versione successiva a una certa versione, che era l'ultima funzionante, appena arrivava a quell'aggiornamento il telefono cominciava a funzionare male e si resettava. Nello scrivere al centro assistenza di WhatsApp, al servizio clienti diciamo di WhatsApp, ho dimenticato nella mail di scrivere una cosa che è stato, diciamo, il cardine della soluzione. Mi sono dimenticato di scrivere all'interno della mail di richiesta di aiuto che avevo già provato la versione di WhatsApp scaricata dal sito di WhatsApp. Proprio quando facevo le prove sulle varie versioni, per riuscire a tornare indietro a una versione che avrebbe poi funzionato e che sarebbe quella che volevo tenermi senza aggiornare, ma che poi mi ha forzato all'aggiornamento, avevo scaricato l'ultima versione dal sito di WhatsApp. L'avevo provata e resettava il telefono, cioè il telefono malfunzionava. Nella mail di segnalazione all'assistenza non l'ho scritto, mi sono dimenticato di scriverlo. Di solito io sono abbastanza preciso quando comunico con i servizi assistenza, perché così loro hanno già un quadro completo. E mi sono invece dimenticato. La risposta dell'assistenza del servizio clienti WhatsApp è stata: prova a installare la versione di WhatsApp presa dal nostro sito. Quando mi è arrivata la loro risposta ho detto: cacchio, mi sono dimenticato di dirgli che l'avevo già provata. Però ormai la cosa era fatta, loro mi avevano scritto prova quella versione e io ho detto: ok, per rispondergli che l'ho già provata devo essere sicuro di averla provata, perché quando l'ho provata io era anche qualche versione precedente, non si sa mai, magari loro si sono accorti proprio di questo problema sulle vecchie versioni del sistema operativo e l'hanno risolto. Non posso dirgli la prova l'ho già fatta ed è una versione precedente, devo per forza provare anche la versione nuova. E quindi così ho fatto, ho scaricato dal sito la versione nuova, l'ho installata e l'ho provata. Con mio estremo stupore, quella versione lì funziona perfettamente. Il telefono, dal momento in cui ho installato l'ultima versione del sito WhatsApp,
l'ultima versione è presente in questo momento. Stai sempre sotto questo problema. C'è un tizio che sposta le foglie con quegli apparecchi che non so come si chiamano, quelli che spruzzano aria. Dicevo, quindi ho fatto la prova scaricando l'ultima versione dell'applicazione WhatsApp, l'ho installata e ha funzionato perfettamente, cosa che non mi aspettavo. Anzi, mi aspettavo che appena installata il telefono avesse cominciato a riavviarsi, al che li ho ringraziati e ho risolto il problema. Questo è della parte interessante, mi fa capire che, quindi può essere una cosa interessante anche per chiunque altro usi Android e Google Play, mi fa capire che non tutte le applicazioni su Google Play sono la stessa identica versione che distribuisce la casa madre di programmazione dell'applicazione. Cioè WhatsApp, l'ultima versione di WhatsApp scaricata dal sito di WhatsApp non è uguale all'ultima versione presente nel Google Play, nello store di Android. E questo io non me l'aspettavo, io mi aspettavo il contrario, mi aspettavo che in Google Play, nello store di Android, l'ultima versione di un certo programma fosse l'ultima versione ufficiale, e non è così invece. Quindi problema risolto, cioè problema risolto per il telefono adesso funziona correttamente, è comunque lento perché è vecchio, comunque è lento perché, come ho accennato a qualcuno di voi che mi ha chiesto perché non aggiornare il sistema operativo, cosa che appunto io ho fatto, ho detto sì, l'aggiornamento va bene per tornare a essere compatibili con le nuove applicazioni, ma non va bene per il telefono perché ogni nuova versione è più pesante di quella precedente, quindi questo telefono adesso, che una volta costava caro perché era molto potente, adesso sta andando piano come prestazioni. Perché ha un sistema operativo troppo nuovo per lui, perché se l'HTC ha lasciato come ultima versione la 3.5 e io ci metto la versione 4.4 che è 6-8 versioni dopo, perché ci sono state diverse versioni, è ovvio che il telefono rallenta, perché la versione 4.4 richiede sicuramente molta più potenza di calcolo di quella che aveva nell'anno in cui è uscito questo telefono qua. Però per riuscire a farlo funzionare è un compromesso che posso momentaneamente sopportare, cioè devo avere la pazienza per il fatto che è lento, però almeno vederlo andare, funziona, vedete. La cosa più importante per me, soprattutto quando sarò in camper, a vivere anche di giorno in camper, è che riesca a farmi da hotspot per distribuire la rete internet al portatile senza resettarsi mentre lo sto usando. Quindi direi, anche se è lento, anche se ha ancora i suoi problemi per l'età, diciamo, comunque lo ritengo un problema risolto, pronto
per quando sarò qui a dover usare la rete internet in camper. Spero che sia una informazione, quella delle versioni dei programmi del Google Play e delle eventuali versioni dei siti, che sia utile un po' a tutti. Per questo video è tutto, al prossimo video dei conti di giugno. Ciao a tutti e grazie a tutti per tutto quello che fate nel canale. Ciao!